Da secoli si raccontano storie di grotte e tunnel nelle profondità della terra, passaggi sotterranei che condurrebbero a regni sotterranei popolati da strani esseri, molto spesso collegati a figure demoniache o dall'aspetto spaventoso. Oltre il velo della leggenda, esiste però un luogo del pianeta non molto distante dall'Asia con la sua Agarthy e Shambhala, dove fino ad oggi sono state documentate almeno 36 città sotterranee, la Turchia. Mi sono recato quando ero un po' più giovane in uno di questi luoghi incredibili a Derinkuyu e la sensazione che mi pervase fu di profondo stupore e meraviglia, soprattutto per una struttura che solo vivendola può essere veramente compresa fin nella più intima essenza. La Cappadocia, nella Turchia orientale, è delimitata a nord dal Mar Nero e a sud dalla catena montuosa del Tauro. Nel 1963 la ristrutturazione di una casa nella città di Derinkuyu porta però ad una scoperta davvero straordinaria. L'apertura della parete di una grotta rivela il passaggio verso una città sotterranea immensa, antica migliaia di anni e che si estendeva per 85 metri di profondità. Aperta al pubblico ufficialmente nel 1967, oggi è visitabile solo per il 10% della sua rete di gallerie. Sono stati identificati 13 piani che scendono sottoterra con pozzi di ventilazione e circa 15.000 bocchette che portano l'aria anche ai livelli più profondi. Per quanto incredibile, le camere rocciose scoperte potevano contenere una popolazione fino a 20.000 abitanti, tra uomini, donne e bambini. Sono state poi identificate tracce di centri religiosi, magazzini, torchi per il vino e stalle per il bestiame. Nei livelli sotterranei sono state trovate anche delle sale da pranzo, cucine annerite dalla fuliggine, cantine, botteghe alimentari, una scuola, numerosi saloni e anche il corrispettivo di un odierno bar per la vita sociale comune. Queste ovviamente sono ipotesi che gli archeologi hanno fatto sulla base delle evidenze trovate sul posto. La città ha beneficiato della presenza di un fiume sotterraneo e di pozzi d'acqua che approvvigionavano costantemente gli abitanti che vivevano all'interno della struttura. Si trattò di una piccola città completamente autosufficiente. La più antica fonte scritta che riguarda le città sotterranee turche è Senofonte, che nella sua opera Anabasi scrive come la gente che vivesse in Anatolia avesse scavato città sotterranee per viverci con le proprie famiglie, gli animali domestici e le vettovaglie necessarie alla sopravvivenza. Le abitazioni erano sottoterra, all'entrata strette come l'apertura di un pozzo e si allargavano procedendo verso il basso. Gli accessi per il bestiame erano stati scavati e le persone scendevano giù per mezzo di scale. Nelle abitazioni trovavano anche riparo capre, pecore, manzi e volatili con la loro prole. Questo ci dice nel quarto libro Senofonte nella sua Anabasi. La prima realizzazione certa della città di Derinkuyu risale al VII-VIII secolo d.C., questo ci dicono le fonti ufficiali. Ingrandita poi in età bizantina, ma non sappiamo se una precedente struttura più antica fosse stata ampliata in quel periodo storico. È un dato scarsamente considerato, ma assolutamente da non poter essere escluso. Parallelamente, la costruzione di una realtà come Derinkuyu avrebbe costituito un'impresa ingegneristica a dir poco titanica per chiunque, anche in tempi moderni e con attrezzature molto sofisticate. Pensare che un'opera del genere sia stata realizzata in un'epoca così remota, per quanto sia vicino a noi, è semplicemente stupefacente e paragonabile solo alle piramidi d'Egitto. Se poi pensiamo che sono state trovate almeno 36 città simili, il dato è ancora più sconcertante. Derinkuyu possiede un terreno vulcano morbido e se questo avrebbe sicuramente aiutato la creazione di strutture sotterranee, avrebbe altresì necessitato di uno studio attento del terreno per fornire con appositi pilastri abbastanza resistenza nei piani superiori e per evitare ovviamente crolli nei piani sottostanti.
Le prime testimonianze di insediamenti nella zona sono ascrivibili al popolo dei Frigi, che si stanziarono nelle sue vicinanze intorno all'VIII secolo a.C., quindi stiamo parlando di circa 2800 anni fa, ma sarà, come dicevamo, solo in epoca bizantina che le strutture saranno ampliate considerevolmente. Secondo molti archeologi è probabile che Derinkuyu servisse come rifugio temporaneo durante quelle che probabilmente furono le invasioni di popoli stranieri, mentre altre correnti di pensiero ritengono che sia stata costruita dagli Ittiti, un popolo guerriero menzionato anche nella Bibbia e che aveva prosperato centinaia di anni prima. Dovremmo però retrocedere considerevolmente la datazione di Derinkuyu, in quanto la civiltà ittita si estese in un arco temporale che va dal XIX secolo al XII secolo a.C., quindi ipoteticamente i primi scavi della città sotterranea potrebbero risalire a 4000 anni fa. Un dato che ad oggi non ha trovato riscontri, ma che non può essere minimamente escluso e che viene considerato come plausibile dagli studiosi. Come ben sappiamo, le rocce non possono essere datate, ma questo non implica necessariamente che la struttura non possa risalire a quelle epoche. Non dobbiamo scordare poi che la Cappadocia fece parte del culto zoroastriano, una delle più antiche tradizioni religiose dell'umanità. Questa realtà vide la sua fondazione verso il VI secolo a.C., con Ahura Mazda come sua divinità principale. È interessante notare come nel secondo capitolo del loro testo sacro, dello zoroastrismo, l'Avesta, Ahura Mazda salvi l'intero genere umano da un disastro globale, guarda caso anche qua un enorme diluvio, incaricando il profeta Hima di costruire il palazzo di Vara di Hima, al fine di proteggere tutte le creature. L'Avesta racconta che Hima costruì una città sotterranea su più piani per proteggere un gruppo scelto di individui e animali, non tanto dal diluvio imminente, ma da quella che sembra essere la descrizione fedele di un'era glaciale globale, argomento su cui ci siamo soffermati molte volte nei video passati. Nel Vendidad avestico, quindi sempre dello zoroastrismo, viene infatti denominato come il malvagio inverno. Secondo la climatologia, l'ultima era glaciale si è estesa in un periodo che spazia tra il 18.000 e il 10.000 a.C., ma in quell'epoca ufficialmente Derinkuyu non esisteva. È vero anche che in Turchia possediamo non meno di 36 città sotterranee e che non è possibile datare la pietra al carbonio 14 o con altri sistemi per ottenere una stima anche approssimativa, così come non sono stati ritrovati campioni organici, come per fortuna è successo a Göbekli Tepe, lì vicino, tanto antichi per poter essere datati. A poco meno di 390 km troviamo infatti il sito famosissimo di Göbekli Tepe, un vero santuario dell'umanità, i cui templi sono stati datati al 10.600 a.C. e che intorno all'8.000 a.C. venne deliberatamente abbandonato e volontariamente sepolto con terra riportata dall'uomo. Un altro indizio insolito ritrovato a Derinkuyu è il sistema di sicurezza della città sotterranea, realizzato con porte che pesavano fino a 500 kg, posizionate su piani scorrevoli e che potevano essere spostate da una sola persona. Queste porte erano state realizzate con grandissimo ingegno e potevano essere aperte facendo leva solo dall'interno. Questo ci lascia supporre che chiunque avesse abitato a Derinkuyu avesse l'estrema necessità di doversi nascondere e proteggere dall'esterno. Recuperando sempre i testi antichi dello zoroastrismo, viene narrato come Ahura Mazda si alzasse in cielo su di un carro divino muovendo guerra contro il suo nemico Angra Mainyu, il demone della distruzione. È possibile, ci chiediamo, che si tratti della raffigurazione di due forze che si scontrarono per il controllo della regione e delle sue risorse? Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma è oltremodo interessante vedere come in questa regione della Terra e in particolar modo in questa zona della Turchia siano concentrate insieme una serie di realtà, da templi antichissimi
ad almeno una quarantina di città sotterranee, continuano a esserne scoperte anche recentemente, pochi mesi fa, nel 2022 ne sono state scoperte almeno altre 2, che costituiscono una vera e propria anomalia storica ancora senza soluzione. Rimangono le inquietanti domande su chi costruì queste città sotterranee e a quale scopo, da chi o cosa volevano proteggere se stessi e la propria gente. L'enigma della datazione persiste. Un altro passaggio dell'Anabasi di Senofonte, nel primo libro, racconta come i Frigi, per sfuggire all'arrivo imminente del re persiano Ciro, e siamo nel IV secolo a.C., abbandonarono le loro città e si rifugiarono sulle montagne. Ed è probabile che queste popolazioni avessero iniziato già secoli prima, per difendersi dagli attacchi degli Assiri, a costruire una parte del sistema di tunnel sotterranei. Ma perché anche questa volta non si erano recati sulla sommità dei monti? Queste città costituivano una sorta di bunker del passato in cui le persone dovevano avere la possibilità di continuare la loro vita di sempre in sicurezza e partecipando alle loro funzioni religiose, occupandosi dell'istruzione dei loro figli e organizzando assemblee o feste della comunità. Altre notizie sulle città sotterranee della Cappadocia provengono dal III secolo d.C., grazie alla penna del letterato Teodoro Scutariota, che evidenziò l'ottima situazione climatica di queste caverne artificiali. Ritorna ancora la domanda su chi costruì questo ingegnoso sistema. Furono gli Ittiti oppure i Frigi, o forse in epoca più tarda i cristiani. Non si può escludere che tutti questi popoli abbiano contribuito durante i secoli e i millenni sia alla costruzione che soprattutto all'ampliamento delle città ipogee, e questo personalmente lo ritengo estremamente plausibile, ma in base alle informazioni di Senofonte è probabile che almeno un nucleo del sistema sotterraneo di Derinkuyu e non solo esistesse già all'epoca dei Frigi. Dal punto di vista della ricerca storica ufficiale, ad oggi la questione della città sotterranea di Derinkuyu e delle sue sorelle rimane ancora aperta, ovviamente. Non c'è una datazione ufficiale sulla sua origine, nonostante si parli dei Frigi o degli Ittiti come degli ipotetici artefici dei primi scavi. A questo si deve aggiungere il fatto che la possibilità di poter ospitare almeno 20.000 abitanti, e forse più, trova innumerevoli problemi se rapportiamo il dato alle 400 camere identificate nel sito come luoghi di riposo. Qualcosa certamente non torna, ancor più se pensiamo che lo stesso sito di Derinkuyu sarebbe stato realizzato per proteggersi da attacchi di nemici esterni e impegnando risorse umane e tecnologiche per scavare la roccia, per scavare letteralmente una piccola montagnola, quando si sarebbe potuto optare e pensare ad altre strategie difensive o di fuga per poter ovviare a questo problema. Dulcis in fundo, negli ultimi anni sono state scoperte, come dicevamo, altre città del tutto ignote alla storia con le stesse tipologie costruttive, ma ancor più interessante è il fatto che Derinkuyu è anche collegata ad almeno una di loro. Si tratta della vicina città sotterranea di Kaimakli, raggiungibile attraverso un tunnel lungo solo 8 km. Questo ci porta a pensare che possano esistere altri tunnel di collegamento tra queste città sotterranee, un altro mistero che dovrà trovare una risposta. Ovviamente questo video è l'inizio di una serie che dedicheremo nel prossimo futuro proprio non solo alle città sotterranee, ma anche ai luoghi di Göbekli Tepe, di Karahan Tepe e di altri molto simili che sono stati ritrovati negli ultimi anni nelle vicinanze. Tutto sembra portarci a pensare che una delle culle della civiltà umana sia sorta, sia nata proprio in questi territori, e continuo a pensare che se da una parte l'archeologia ci ha dimostrato come Derinkuyu e altre città a lei vicine e sorelle siano state ampliate in tempi recenti, le tradizioni, come vedevamo, dello zoroastrismo e non solo, ci fanno supporre come una parte di queste città probabilmente fosse e sia stata molto più antica, e questo potrebbe collimare non solo con queste stesse leggende,
con tutta una serie di eventi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo ovviamente anche nel futuro attraverso questo canale.